Contraddizioni e cambiamento. La situazione in Iran. Ma cosa sta accadendo in Iran? L'Iran è un paese che suscita forti emozioni, affascinante per la sua storia millenaria e complesso nella sua attualità. Governato da un'elite di leader religiosi, la Repubblica Islamica dell'Iran è uno stato teocratico, dove il potere politico è indissolubilmente legato a quello religioso. Tuttavia, questa visione rigida e conservatrice coesiste con una società giovanile vivace, desiderosa di modernità e di cambiamento. Le giovani iraniane, in particolare, sono fortemente influenzate dalla cultura occidentale e da un'educazione che, sebbene condizionata dalla repressione, permette loro di navigare tra tradizione e innovazione. Le donne, in particolare, giocano un ruolo cruciale in questo processo di trasformazione. Nonostante le severe leggi che limitano la loro libertà, esse sono diventate simbolo di resistenza, coraggio e determinazione. La lotta per i diritti delle donne in Iran è una delle manifestazioni più potenti della volontà di cambiamento ed è sostenuta da un coraggio straordinario che sfida apertamente un sistema autoritario. L'Iran, dunque, è un paese che racchiude in sé contraddizioni profonde. Da un lato, una teocrazia che impone un ordine rigido, dall'altro, una società giovane e dinamica che cerca di scrollarsi di dosso le catene della tradizione per abbracciare il futuro. Questo contrasto lo rende tanto affascinante quanto difficile da comprendere completamente, ma è proprio nella sua complessità che risiede la sua unicità. La lotta di oggi, portata avanti con passione da donne e giovani, è un segno di speranza per una nazione che, nonostante le difficoltà, continua a sognare un futuro migliore. A partire da settembre 2022, l'Iran è stato teatro di proteste antigovernative su vasta scala, scatenate dalla tragica morte di Mahsa Amini, una giovane di 22 anni deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale per non aver indossato correttamente l'hijab. Queste manifestazioni, guidate principalmente da giovani e donne, hanno raggiunto una portata senza precedenti nella storia recente del paese. Non si tratta soltanto di contestare l'obbligo del velo. Le proteste incarnano una richiesta più ampia di libertà personali, diritti civili e un cambiamento radicale di un sistema politico dominato da un'elite religiosa conservatrice. Le manifestanti hanno utilizzato gesti simbolici potenti, come bruciare i foulard e tagliarsi i capelli in pubblico, per esprimere il loro rifiuto delle restrizioni imposte alle donne. La risposta del governo, tuttavia, è stata implacabile. L'uso di proiettili veri contro i manifestanti, arresti di massa e blocchi dell'accesso a internet per impedire l'organizzazione delle proteste sono diventati strumenti comuni di repressione. Nonostante la brutalità della reazione governativa, le proteste si sono estese a diverse città e fasce della popolazione, riflettendo un profondo malcontento nei confronti del regime teocratico e una crescente richiesta di riforme democratiche. Ma come è possibile che un paese con una gioventù così ribelle sia governato da vecchi integralisti? La rivoluzione del 1979 ha creato un sistema teocratico che concentra il potere nelle mani del clero sciita e dei leader religiosi, i quali mantengono il controllo attraverso istituzioni non elette come il Consiglio dei Guardiani e la Guida Suprema. Questo sistema è progettato per perpetuare il dominio dell'elite religiosa, riducendo al minimo le possibilità di riforme democratiche. Giusto per capire, fare un confronto diretto tra il sistema politico iraniano e quello italiano è complesso, poiché i due paesi hanno storie, culture e sistemi di governo profondamente diversi. Tuttavia, si possono identificare alcune somiglianze strutturali in termini di conservazione del potere e resistenza al cambiamento, pur con modalità e cause molto differenti. In Iran il sistema è teocratico, con la religione al centro del potere politico. Le leggi e le decisioni governative devono essere conformi all'interpretazione dell'Islam sciita. In Italia, pur essendo uno Stato laico, la Chiesa cattolica ha avuto storicamente un ruolo significativo nella politica, influenzando temi come aborto, unioni civili e diritti LGBTQ. La popolazione iraniana è giovane e altamente istruita, con una forte esposizione al mondo esterno grazie a internet e ai social media. Tuttavia, qualsiasi forma di protesta o richiesta di cambiamento è soffocata da una repressione sistematica. Le giovani generazioni non hanno accesso a una rappresentanza politica reale e le loro aspirazioni sono costantemente ostacolate dalla struttura politica. Il governo si affida a una rete di forze di sicurezza e milizie come i Basij e i Pasdaran,
guardiani della rivoluzione, per reprimere il dissenso. Questo sistema autoritario garantisce che l'élite al potere rimanga intatta, nonostante il malcontento della maggioranza. I vecchi integralisti sfruttano una retorica basata sulla religione e sull'identità nazionale per giustificare il loro governo, presentandosi come protettori contro le influenze straniere e la decadenza occidentale. Ogni tentativo di organizzare un'opposizione politica è ostacolato. Le elezioni, pur formalmente presenti, sono manipolate per escludere candidati riformisti o moderati, riducendo la possibilità di un ricambio generazionale o ideologico. Il controllo sui media e la censura impediscono la diffusione di idee alternative. A differenza di molti altri paesi arabi, l'Iran vanta una tradizione intellettuale e culturale molto radicata, con una storia di riforme e rivoluzioni. Questo spiega la spinta ribelle e il coraggio della popolazione. Tuttavia, l'assenza di una forte pressione esterna per il cambiamento, come accaduto durante le primavere arabe, e il controllo del regime sulla società impediscono una rivoluzione rapida. Mentre i giovani iraniani aspirano a modernità e sviluppo, l'élite al potere percepisce queste aspirazioni come una minaccia diretta alla propria sopravvivenza, perciò resiste a ogni cambiamento, generando un conflitto costante tra il passato e il futuro del paese. Il risultato è un Iran intrappolato in una tensione cronica tra la vitalità delle sue nuove generazioni e l'inerzia del suo governo. Tuttavia, la persistenza delle proteste e il malcontento diffuso dimostrano che la pressione per un cambiamento è in crescita e il futuro resta incerto. Le donne iraniane rappresentano oggi un simbolo potente di bellezza, modernità e resistenza al conservatorismo. Sono il cuore pulsante delle proteste che scuotono il regime teocratico, dimostrando coraggio e resilienza in un contesto di forte repressione. Le donne iraniane combinano una profonda consapevolezza della loro eredità culturale con uno spirito moderno e cosmopolita. Molte sono altamente istruite, attive nel mondo dell'arte, della scienza, dello sport e della tecnologia. Nonostante le severe leggi sull'abbigliamento, le giovani trovano modi creativi per esprimere la loro individualità, sfidando implicitamente le restrizioni. Pettinature moderne, trucco sofisticato e abiti colorati portati con eleganza sono espressioni di resistenza culturale. La scelta di non indossare il velo o di portarlo in modo simbolico è diventata uno degli atti più visibili di disobbedienza civile. Bruciare l'hijab o sventolarlo in pubblico è un gesto che comunica libertà e rifiuto dell'oppressione. Movimenti emblematici come quello scaturito dalla morte di Mahsa Amini e altre attiviste incarcerate hanno catalizzato l'attenzione internazionale. Le donne iraniane usano piattaforme come Instagram per mostrare uno stile di vita moderno e indipendente, spesso in contrasto con l'immagine che il regime cerca di imporre. Le donne costituiscono una parte significativa degli studenti universitari in Iran, eccellendo in discipline come ingegneria, medicina e scienze. Molte riescono a intraprendere carriere di successo, sfidando il patriarcato e dimostrando capacità di leadership. Le donne lesbiche in Iran affrontano sfide uniche e spesso dolorose. Vivono una doppia oppressione, legata sia al genere che all'orientamento sessuale. Le relazioni tra donne sono criminalizzate, con pene che includono frustate, fino a 100 colpi per ogni relazione illegale, e in caso di recidiva, punizioni ancora più severe. Molte lesbiche sono costrette a sposarsi con uomini per evitare sospetti e vivere una vita di repressione e infelicità. Tuttavia, reti clandestine e social media offrono loro spazi di solidarietà e supporto, anche se sempre a rischio di sorveglianza governativa. Alcune cercano rifugio all'estero, affrontando le difficoltà del percorso di asilo e adattamento a nuove culture. La comunità internazionale ha il dovere di amplificare le loro voci e sostenere la loro lotta per l'uguaglianza e la libertà. Le donne iraniane rappresentano oggi un modello di coraggio e determinazione, non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. La loro lotta trascende i confini nazionali, ispirando movimenti globali per l'uguaglianza di genere e i diritti umani. Attraverso le loro azioni, dimostrano che la modernità non è un privilegio, ma un diritto che appartiene a tutti, indipendentemente dalle condizioni in cui vivono. La loro bellezza e modernità non sono solo esteriori, ma riflettono una profonda forza interiore e una voglia insopprimibile di cambiamento.